Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 4 al 19 marzo, dove troveremo la luna piena in pesci. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo dal punto di vista astrologico cosa ci porterà questa luna nuova in pesci del 19 marzo. Noi andiamo ad analizzare tutto il periodo che ci accompagna a questo evento ed è un periodo di speranze, di opportunità. Abbiamo soprattutto l'occasione di liberare il nostro potenziale, di scoprire e perseguire i nostri sogni, di riflettere attentamente su alcune circostanze, soprattutto un periodo molto molto adatto alla ricerca spirituale, seguire l'intuito, porre fine ai conflitti, pensare alle cose più importanti e quindi per stabilire delle priorità. Di contro dobbiamo fare attenzione a un'instabilità emotiva molto forte, a emozioni che ci possono buttare giù, tristezza, nervosismo, ricordi spiacevoli, inquietudine, ansia, a volte anche un po' di impazienza o mancanza di volontà, confusione. Quindi queste cose ci possono portare a decisioni affrettate, quindi meglio fare attenzione e prendersi una pausa di riflessione prima di procedere o di agire. Il vostro primo oracolo ci fa un po' il punto della situazione, il punto di partenza subito dopo la luna piena del 3 e quindi noi partiamo dal 4 marzo. Questa carta stella della fortuna già ci dà un indizio molto importante e cioè che i desideri, i nostri sogni, i nostri pensieri in qualche modo trovano in questo periodo, in questo momento terreno fertile e quindi possiamo esprimerli o se l'abbiamo già fatto molto probabilmente ci sarà qualche colpo di fortuna o una svolta positiva negli eventi e quindi possiamo seguire quella luce che proviene dal nostro cuore e che ci farà da guida. Un'altra cosa importante, molto probabilmente proprio all'inizio di questo periodo, è che dobbiamo crederci i nostri sogni, cioè essere consapevoli di attrarre fortuna. Magari, visto che è proprio consiglio dell'oracolo stesso, di usare degli amuleti, di utilizzare un qualcosa che vi può aiutare ad attirare la fortuna, appunto. L'altra carta è Osservatore delle stelle. Ecco, questa fa proprio riferimento all'osservazione, alla valutazione, alla riflessione e quindi in questa specifica circostanza ci dice di pensare che cosa si vuole. È tanto tanto importante perché non basta avere solo un desiderio, un proposito, un sogno. Sappiamo che dobbiamo impegnarci, questo assolutamente sì, però mentre proprio esprimiamo, mentre desideriamo una cosa, dobbiamo essere convinti, sicuri di quello che vogliamo, perché se già partiamo con l'incertezza, allora noi carichiamo il nostro desiderio di questa incertezza e quindi può essere molto più difficile poi realizzarlo, a volte purtroppo nonostante il nostro impegno. Quindi molto importante questa e altre informazioni sono proprio legate all'ambizione, all'aspirazione che alimenta questi desideri, visualizzare concretamente l'obiettivo davanti a noi, se c'è qualche problema magari cercare di risolverlo attivamente, eliminare uno schema negativo o quantomeno fare dei piccoli passi per
andare avanti, per procedere. Malinconia lunare ci può stare, ahimè, in questo periodo. Abbiamo visto che si ha ansia o un senso di vuoto, sentirsi giù di morale è normale, per certi aspetti, poi dipende sempre da quello che si vive però ci vuole dire che può essere passeggero questo momento, no, questo calo di energia. L'importante è attivarsi per uscire, dalla tristezza, attivarsi, fare qualcosa. Magari se, non possiamo sempre cambiare tutto, a alcune cose non dipendono da noi, dagli altri, da circostanze esterne, però possiamo comunque fare qualcosa che ci dà gioia, che ci può, aiutare a distrarci, o a farci stare meglio. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Questo ci dà ulteriori informazioni proprio per accompagnarci in questo periodo. Troviamo la montagna sacra. In questo caso la carta ci sta dicendo, e soprattutto si riferisce al nostro spazio interiore, e questa è la nostra montagna sacra, dove cercare guida e risposte. Molti magari necessitano di un cammino interiore, altri magari di fare effettivamente un qualcosa per riconoscersi in ciò che si ama, in ciò che si fa, altri magari hanno bisogno di connettersi proprio alla visione interiore, personale, che è quella che andrà a modellare la realtà e magari focalizzarsi sulla propria saggezza, sulla propria consapevolezza, di non evitare gli ostacoli ma di attraversarli, quindi una forte connessione con se stessi, ma come abbiamo visto si riferisce anche ad alcune cose che abbiamo visto precedentemente, e cioè è importantissimo, non basta solo il sogno, il desiderio o il proposito che vogliamo realizzare, scusate, ma dobbiamo concentrarci su quello che vogliamo veramente e caricarlo di tutta la nostra saggezza, di tutto quello che vogliamo effettivamente. E il testimone è un'altra carta importante, che va a sottolineare l'ascoltarsi, essere nel momento presente, compiere dei gesti quotidiani consapevoli. Ogni realizzazione, parte da tanti gesti che noi facciamo nel quotidiano, e quindi questo è vero, sì, ci parla di ispirazione, ci parla, di trovare forza nell'azione, di seguire un impulso di cambiare, di smascherare le convinzioni, di fermarsi quando necessario, ma di agire quando è il momento giusto, quindi di gestire le nostre, energie in modo da osservare, ricevere, respirare e poi intervenire. Vediamo l'altra carta, quindi l'ultimo messaggio per voi da questo oracolo è la freccia e questa parla appunto, è fortemente conseguenziale a quello che abbiamo visto, diciamo riflettiamo, cerchiamo di comprendere bene, cerchiamo proprio di ascoltarci, però poi dobbiamo agire, dobbiamo scoccare la nostra freccia e quindi essere in linea con il nostro cuore, con la nostra anima, con i nostri pensieri è importantissimo per concentrarci sul nostro bersaglio, perché possiamo colpire nel segno, assolutamente sì. Quindi questa carta ci sta dicendo che nel corso di questo periodo possiamo colpire il nostro obiettivo, quindi avvicinarci. Poi dipende sempre che tipo di obiettivo, se è un qualcosa che ha bisogno di più di tempo per manifestarsi, però comunque siamo nel percorso giusto o abbiamo possibilità di concentrarci maggiormente su questo bersaglio da colpire. E poi tutto quello che ci serve effettivamente, essere fedeli a noi, alla nostra vocazione, alle nostre idee, liberare la creatività, di chiedersi cosa merita,
la nostra energia e che cosa effettivamente si desidera. Si chiude qui il nostro percorso, con queste meravigliose carte e, ovviamente io vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Vi auguro una buona luna.